Di recente si è tornato a parlare di un remake di Dino Crisis 2, visto che la Capcom ha registrato nuovamente il marchio in Giappone, e questa cosa mi rende molto felice, visto che è stato uno dei giochi della mia infanzia, proprio preferito della vita, e non ha nulla da invidiare a Resident Evil, perché come la serie gemella è stata creata dallo stesso creatore, Shinji Mikami. Ciao a tutti, io sono Yojimbo e oggi su UK Games andremo a recuperare tutti i Dino Files nascosti in Dino Crisis 2, che come suggerisce il nome sono file che ci forniscono informazioni su tutti i dinosauri che incontreremo nel gioco. Se li troveremo tutti alla fine del gioco sbloccheremo la ESP Platinum Card che vi sbloccherà per la prossima partita le munizioni infinite. Ma prima di iniziare con la caccia io vi chiedo di iscrivervi al canale per sostenere il nostro lavoro se questo video vi sarà stato utile. Il primo Dino File del Velociraptor è semplicissimo da trovare. Si trova infatti proprio all'inizio del gioco, nella torre dell'acqua, nella giungla, ed è un collezionabile letteralmente non mancabile, visto che vedrete proprio l'icona dell'oggetto roteare per terra. Il secondo Dino File invece si trova subito dopo la prima boss battle con il T-Rex, appena entrati nella base militare. Infatti nella stanza con il pavimento a scacchi, se vi dirigerete a destra ci sarà un tavolino sopra il quale troverete quello del Tyrannosaurus Rex. Il terzo Dino File che ci parla dell'Allosauro lo troveremo appena preso il controllo di Regina nella sezione del ponte sospeso. Infatti se cercate bene lo troverete all'interno del cadavere del soldato. Il quarto Dino File del Compsognathus può essere un po' ostico da trovare. Una volta che sarete entrati nella struttura di ricerca con Dylan, dopo aver tagliato la vegetazione, il file si troverà dentro il centro di ricerca nella sala dove si trova la gabbia del piccolo Compsognathus. Notare come faccio fatica a ricordare il nome di questo dinosauro. Nella stanza dove poi lo dovremo intrappolare, nella gabbia ci sarà il Dino File. Vi consiglio caldamente di cercare nella gabbia prima di inseguire il piccolo rettile, perché dopo sarete troppo impegnati a dirigerlo nella gabbia e avrete forse meno tempo di trovarlo. Il quinto file, quello dello pterodonte, si trova una volta raggiunto l'esterno del centro di ricerca del reattore della terza energia. Qui troverete un camion verde schiantato al di fuori dell'edificio. E citando Pokémon giallo, c'è chi sotto un camioncino ci trovava Mew, ma noi ci troveremo il nostro Dino File. Nella stessa area, nella sala di controllo della terza energia, salendo le scale troverete il sesto Dino File del Mosasauro. Praticamente si trova di fronte all'ascensore. Come indicazione cercate nel tavolo e sarà subito lì davanti. Sott'acqua, durante quel livello, ahimè, odioso che farete con Regina, che penso tutti abbiamo odiato, arrivando nel corridoio esattamente prima della boss battle col Plesiosauro, vicino al corpo senza vita del sub, se girate a sinistra troverete nell'angolo il settimo Dino File. Il prossimo è un altro Dino File praticamente immancabile che troverete nel percorso che vi porterà verso le caverne di Edward City, di fianco ad un altro corpo. Il file è relativo all'Inostrancevia. Il nono Dino File, relativo invece al Triceratopo, si trova nel deposito materiali esattamente dopo la boss battle contro gli Allosauri. Il decimo invece sull'Oviraptor è nascosto e non facilissimo da trovare. Ad Edward City recatevi negli alloggi della città e lo troverete esaminando la Jeep verde. Per l'ultimo e undicesimo Dino File che ci parla del villain di questo gioco, cioè il Gigantosauro, basterà recarsi nella sala di controllo dati del sito missilistico. E subito dopo aver raccolto i dati relativi al disco della terza energia, se vi recate a sinistra e cercate nel computer, troverete finalmente l'ultimo Dino File. Spero davvero che questa mini guida vi sia stata utile, inserirò in descrizione anche tutti i capitoli per tornare avanti e indietro e trovare magari proprio quel Dino File che proprio non riuscivate a trovare. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video a tema gaming e a tema lore dei videogiochi. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video!